Dal Vangelo secondo Luca. Diceva Gesù ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il Signore lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Una buona domenica a tutti. Il brano evangelico di oggi ci presenta una parabola che almeno al primo approccio è davvero difficile, perché pare che Gesù ci proponga un amministratore disonesto come uno che va imitato. Dice il testo che il Signore lodò l'operato di quell'amministratore disonesto. Cercheremo di capire per quale ragione viene elogiato questo amministratore. Perché era ladro oppure perché ha agito con saggezza? Nella spiegazione noi procederemo su due livelli. Accompagneremo anzitutto la parabola, che in realtà pare proprio che riferisca un fatto realmente accaduto, tanto è concreta nella descrizione. Dobbiamo collocarla nel contesto sociale ed economico del tempo di Gesù, che era quello del latifondismo. In Israele ci sono alcune pianure molto belle, molto fertili. Pensiamo alla pianura dello Sharon, lungo la costa del Mediterraneo, fertilissima, dove c'è anche parecchia acqua disponibile. Poi c'è la pianura di Esdraelon, altrettanto fertile, che va dal mare Mediterraneo fino al fiume Giordano. La pianura di Nettofa. E queste pianure non appartenevano a dei piccoli proprietari, c'erano i grandi latifondisti, i quali però abitavano nelle grandi città, ad Alessandria, Efeso, Antiochia, Roma anche, e sul posto avevano i loro amministratori che gestivano tutto.
E cosa dovevano fare questi amministratori? Dovevano consegnare una certa quantità di prodotto al padrone e quello che riuscivano ad ottenere di più rimaneva come loro commissione. Chiaro che in queste faccende entravano spesso gli imbrogli, i sotterfugi, le falsificazioni, le furberie e le truffe erano all'ordine del giorno. Questo è il primo passo che noi dobbiamo fare per cogliere il messaggio della parabola. Il secondo passo, il secondo livello, sarà quello di identificare i personaggi per poterne poi cogliere il messaggio. Entriamo quindi nel testo. Inizia la parabola dicendo che un uomo ricco aveva un amministratore. Sono due personaggi che entrano in scena e diciamo subito chi rappresentano questi due personaggi. Il padrone è chiaramente Dio e l'amministratore è l'uomo. E questo è molto importante perché dobbiamo mettercelo bene in testa che non siamo padroni di nulla. Noi arriviamo in questo mondo senza portare nulla di nostro e tutto ciò che siamo, tutto ciò che avremo a disposizione non ci appartiene. Siamo degli amministratori, dobbiamo amministrare dei beni che non sono nostri. Anche la vita non è nostra, le nostre capacità non sono nostre. È un dono che abbiamo ricevuto e lo dobbiamo amministrare bene. Così pure i beni che ci capiterà di avere tra le mani e che sono i beni che servono per la nostra vita e che Dio ha preparato perché potessimo vivere da veri suoi figli in questo mondo, non sono nostri, li dobbiamo amministrare. Ecco, fissiamocelo bene in testa. Noi siamo degli amministratori, non dei padroni. Del resto, nel Nuovo Testamento viene richiamata questa immagine dell'amministratore più volte. Nella prima lettera di Pietro viene detto: ciascuno, secondo il dono ricevuto, da buon amministratore della multiforme grazia di Dio. Dio, per fortuna, non dona tutti gli stessi doni, sono diversi, proprio perché in questa multiforme presenza dei doni di Dio in ciascuno di noi possiamo, mettendoli a disposizione, a servizio degli altri, creare una vita fraterna bella per tutti. Questo è l'obiettivo della multiforme grazia di Dio, della multiforme quantità di doni che sono stati messi a nostra disposizione. Ripeto, noi siamo amministratori. Anche Paolo, nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 4, ognuno ci consideri come servi di Cristo e come amministratori dei tesori di Dio. E ciò che si richiede agli amministratori è che siano trovati fedeli. Importante è tenere presente che di questa amministrazione di beni non nostri il padrone ci chiederà conto. Noi in questo mondo siamo dei pellegrini e dobbiamo tenerlo presente, altrimenti ci costruiamo i nostri palazzi convinti che li abiteremo eternamente. No, siamo di passaggio, siamo degli stranieri, viviamo in un mondo che non è il nostro, non è quello definitivo, siamo come il viandante nel deserto che è proprietario di quella terra che calpesta. Quando fa un passo avanti, quella terra viene già calpestata da altri. Siamo in viaggio, siamo stranieri, siamo pellegrini e amministriamo dei beni che non sono nostri. Ecco, sono stati introdotti quindi questi due personaggi. Che accade all'amministratore? Non ha amministrato bene le proprietà del padrone.
e difatti è stato accusato di sperperare questi beni. E adesso c'è la prima scena di questa parabola, che avviene nella casa del padrone. Viene convocato l'amministratore perché a un certo punto questa amministrazione finisce e bisogna renderne conto. Dice il padrone: cosa ho sentito sul tuo conto? Cerca di presentare i documenti, i libri della contabilità, perché adesso l'amministrazione ti viene tolta. Avevo detto prima che gli imbrogli, i sotterfugi, le furberie erano all'ordine del giorno in questo contesto di grandi proprietari, di amministratori. L'amministratore a un certo punto viene destituito dall'incarico, non potrà più contare sui beni di prima, non saranno più suoi. Deve pensare quindi adesso al suo futuro, alla nuova vita, quella in cui i beni di prima non ci saranno più, non contano più niente. È chiaramente l'immagine di ciò che accadrà a ognuno di noi. In questo mondo i beni contano. Come vanno amministrati? Perché a un certo punto questi beni non avranno più valore. I soldi nel futuro perderanno il loro valore. Qui contano tanto, ti danno prestigio, ti danno piaceri, ma nel futuro perdono il loro valore. Anche in questo mondo, tutto il prestigio che riusciamo ad avere, nell'altra parte, in futuro, non conteranno più. Ecco, arriva il momento in cui i libri della contabilità vanno presentati e c'è la valutazione di ciò che è stato fatto dall'amministratore. Questo amministratore è stato accusato e non tenta nemmeno di difendersi perché si rende conto che i fatti sono così conclamati che non tenta nemmeno di giustificarsi. E adesso viene la seconda scena che è rappresentata dal soliloquio di questo amministratore. E sarà questo soliloquio che viene presentato poi da Gesù come una riflessione saggia, che ci dà una lezione per la nostra vita. L'amministratore comincia a ragionare con se stesso. Che cosa farò perché il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Ecco, questo che cosa farò è importante per noi. Perché? Perché va tenuto presente che l'amministrazione dei beni non nostri che abbiamo tra le mani in questo mondo ci verrà tolta. E allora cosa fare? Questa è la domanda che ognuno di noi deve porsi per amministrare bene, in modo che nel futuro quei beni che qui contano ma che poi non conteranno più possano permetterci di avere una vita bella nel futuro. Questo amministratore quindi è nei guai, perché deve trovare al più presto il modo di garantirsi l'avvenire. Comincia a pensare, zappare, non ho la forza, lui conosce la fatica dei suoi braccianti, li ha visti lavorare, li ha anche sfruttati senza scrupoli e dice: questo non va bene, in futuro questo non risolverà la mia vita. Mendicare, mi vergogno. Lui è sempre andato a testa alta, uno che poteva imporsi su tutti e in questo mondo era una persona grande, importante. Di là non conta più nulla. Tutti i suoi titoli, di là non contano più. E allora comincia ad arrovellarsi ed ecco il colpo di genio. Gli viene l'idea giusta. Cosa fare? Perché in futuro, quando
l'amministrazione gli sarà tolta, venga accolto nelle case di coloro che lui ha beneficato. Bello, il verbo greco che viene impiegato è un auristo, egnon. E l'auristo in greco è il colpo di fulmine, la lampadina che si accende, è uno scatto puntuale. Ho capito. Dopo aver riflettuto, ecco cosa dice. Ho capito cosa devo fare, affinché quando mi sarà tolta l'amministrazione ci sia chi mi accoglie nella sua casa. Lui ha valutato tutte le possibilità. Avrebbe potuto accumulare fino all'ultimo, ma poi, anche se accumulava ancora grano, l'olio, ci sono i ladri, ci sono le tarme dei vestiti, arrugginiscono i metalli preziosi. Dice no, non vale la pena, in futuro queste cose non valgono. Rubare ancora un po', poi non serve, perché i soldi non conteranno più in futuro, e godersi gli ultimi momenti, sì, ma poi la vita continua, quindi farla da padrone fino all'ultimo. Lui le scatta tutte queste ipotesi e c'ha il colpo di genio. Mi faccio degli amici. Eccolo il centro di questa parabola, perché Gesù elogerà la saggezza di questo amministratore non perché ha rubato, ma perché ha fatto la scelta di avere degli amici, perché in futuro tutti i beni di questo mondo non conteranno più nulla, ma gli amici sì, gli amici conteranno, quelli ti accoglieranno nella loro casa. Ed ecco la terza scena. Convoca i suoi dipendenti, dicevo, per capire la giocata intelligente di questo amministratore. Va chiarito che lui non ruba al padrone, impiega i beni che lui ha a disposizione qui per farsi degli amici. Quali sono i beni che lui ha a disposizione? Tutto. Perché lui cede, e verranno passati in rassegna coloro a cui lui cede la sua commissione, quindi ciò che spettava a lui non trattiene nulla della sua commissione, la cede tutta per farsi degli amici, non tocca più i beni del padrone, ma ciò che avrebbe potuto trattenere per sé lui lo consegna a coloro che diventano poi suoi amici e che lo accolgono nelle loro case. E difatti chiama uno per uno i debitori del padrone e dice al primo: tu quanto devi al padrone? E lui risponde: 100 barili di olio. E lui gli dice: prendi la tua ricevuta, siedi subito e scrivi 50. Sono stati fatti i calcoli. Il barile era una misura di 30 litri di olio, quindi 100 barili sono 3.000 litri di olio, e è stato calcolato che per produrre 3.000 litri di olio occorrevano 150 ulivi. Ecco, al padrone questo amministratore doveva consegnarne 1.500 litri, quindi il 50% di ciò che lui pretendeva da colui che coltivava questi olivi. Che cosa fa l'amministratore? Cede quel 50% che prima lui tratteneva per sé, e lui fa la scelta fra l'accumulare questi beni per sé o cederli per farsi un amico. Fa la scelta dell'amico, e sarà questa scelta che Gesù elogia e dice: ha agito con saggezza, fatti degli amici, perché i beni ti verranno tolti, non conteranno più. Poi presenta un altro: tu quanto devi? 100 misure di grano, e a questo secondo lui cede il 20%. Dice: da qui in avanti tu ne consegni solo 80. Cede anche qui tutta la sua commissione, non trattiene più nulla per sé, pensa di impiegare tutto ciò che avrebbe potuto accumulare per farsi un altro amico.
E il Signore lodò quell'amministratore che era stato disonesto perché aveva agito con saggezza. Il Signore qui è Gesù, il quale dice è stato bravo. Non che è stato bravo perché ha rubato, è stato bravo perché ha fatto la scelta di pensare al suo futuro e il futuro l'ha giocato sull'amicizia. Beh, qui il messaggio per noi è chiarissimo adesso. Che cosa ci vuol dire Gesù? Ci dice: tu in questo mondo sei amministratore, hai tanti beni che il Signore ti ha consegnato nelle mani, non trattenerli per te, fatti degli amici, perché questi un giorno testimonieranno che tu hai costruito amore, che hai impiegato per amore i beni che Dio ti aveva messo nelle mani. E poi Gesù fa una riflessione breve: i figli di questo mondo verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. È una constatazione che Gesù fa e intende dire che quando si tratta di maneggiare denaro, concludere affari, fare traffici, chi segue i criteri dettati dal Maestro e dal Vangelo si trova svantaggiato. Per quale ragione? Perché chi non segue i principi evangelici può agire senza scrupoli, può preoccuparsi soltanto di non essere colto in fallo nella violazione delle leggi dello Stato, quindi almeno di non essere scoperto. Invece i discepoli di Cristo seguono altri principi o dovrebbero seguire altri principi nel loro comportamento, che deve essere sempre leale, trasparente, corretto, e quindi sono vietati i sotterfugi, gli imbrogli, qualsiasi forma di sfruttamento. È chiaro, chi segue i principi evangelici si trova svantaggiato. Così dovrebbe essere, dice Gesù. Non c'è da meravigliarsi, quindi, che i figli delle tenebre siano più scaltri, o dovrebbero essere più scaltri dei figli della luce. E poi vengono 4 riflessioni che Gesù fa a conclusione di questa parabola. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, loro vi accolgano nelle dimore eterne. Questo è il detto più importante del brano di oggi, perché sintetizza tutto il messaggio della parabola. In che cosa consiste allora la salvezza? Lasciarsi salvare da Cristo. Significa vedere i beni di questo mondo come li vede Gesù, cioè come un'opportunità di costruire amore, perché in futuro questi beni non conteranno più nulla, conterà soltanto l'amore che nell'uso, nell'amministrazione di questi beni noi saremo stati capaci di costruire. E bisogna lasciarsi salvare subito, perché alla fine è tardi. Quando i beni sono stati amministrati male, rimarremo con ben poco nelle mani, con pochi amici che testimonino l'amore che noi abbiamo manifestato nei loro confronti. E allora Gesù che intende dire? Lasciati aprire gli occhi, fissa bene queste ricchezze, perché se non le trasformi in amore non ti rimane nulla. Il giudizio anche che Gesù pronuncia sulla ricchezza è pesante, ma va capito, e parla di ricchezza dell'ingiustizia. Cosa intende dire? Non è che Gesù disprezzi i beni di questo mondo, la ricchezza, no. Però bisogna stare attenti, perché questa ricchezza diventa ingiusta non appena l'uomo la considera propria, la accumula per sé. Allora diventa una ricchezza dell'ingiustizia. Non è una condanna dei beni di questo mondo, ma dell'uso improprio di questi beni. È una constatazione anche che nel denaro accumulato è sempre presente qualche forma di ingiustizia, di sfruttamento, di appropriazione indebita.
E Gesù ci insegna anche il metodo per purificare la ricchezza iniqua, usarla per farsi amici. Secondo detto del Signore, chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi consegnerà quella vera? La ricchezza disonesta sono i beni di questo mondo che vanno amministrati secondo il disegno del Creatore. Quella vera è quella che ci viene consegnata se noi abbiamo amministrato per costruire amore i beni di questo mondo. Il terzo detto anche è molto importante. Se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? È bello questo detto, perché la ricchezza che noi abbiamo in mano è un dono di Dio, ma è altrui, è degli altri, non è nostra. Questa è la visione che ci presenta Dio e che noi dobbiamo sempre tenere in considerazione se vogliamo essere dei buoni amministratori. I beni non sono nostri, la ricchezza è altrui, noi dobbiamo solo consegnarla a chi è nel bisogno, altrimenti non diventa nostra se noi la consegniamo, allora diventa nostra perché è diventato amore. E l'ultimo detto: non si possono servire due padroni, non si può servire Dio e la ricchezza, perché sono due padroni che danno ordini opposti. Dio ti dice consegna i beni per costruire amore, la ricchezza, denaro, ti dice accumula, aumenta il conto in banca che hai, impiegalo per te stesso, impiegalo egoisticamente pensando ai piaceri che questi beni ti possono dare. Danno ordini opposti. Bisogna fare la scelta: o servire Dio oppure mettersi a servizio di una ricchezza che diventa un idolo, che poi ti schiavizza, promette tante cose, te ne dà anche tante, ma poi alla fine ti lascia a mani vuote. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.